Ciao, benvenuto in questo nuovo incontro degli approfondimenti. Come promesso, oggi vorrei parlarti delle caratteristiche della persona malvagia, delle persone cattive. Perché sì, vi sono delle caratteristiche che sono state viste essere principali in quelle persone che in effetti hanno dei comportamenti negativi, cattivi nei confronti degli altri. Vedi, in psicologia ormai da un centinaio di anni si sa che vi sono dei fattori principali che vanno a contraddistinguere le persone. Per esempio, rispetto all'intelligenza, Sperman aveva ancora identificato quello che era il famoso fattore G, cioè ovvero quel fattore unificatore che andava in qualche modo a rilevare quella che era il livello di intelligenza delle persone, quindi un fattore unico che in qualche modo dava l'indicazione dell'intelligenza generale della persona. Recentemente all'Università di Ulm in Germania è stato identificato quello che è stato denominato come fattore D. Pubblicando un articolo sul Journal of Personality The Dark Side of Personality. E in questo articolo i ricercatori hanno fatto uno studio durato all'incirca 8 mesi in cui hanno reclutato più di 2380 partecipanti, all'incirca 2500, andando a studiare tutti quelli che potevano essere questi fattori capaci di render conto della cattiveria delle persone. E quello che è stato molto interessante è che hanno trovato 9 indicatori che insieme vanno, secondo appunto questi ricercatori, a costituire questo fattore D. Quindi questo fattore che in qualche modo rende conto del fatto che una persona effettivamente sia cattiva. Ho già parlato delle origini della cattiveria, di come essa si possa in qualche modo andare a costituire all'interno della vita di una persona. E ora vediamo quelle che sono le caratteristiche appunto di una persona cattiva, secondo appunto i ricercatori di Ulm. Il primo fattore è l'egoismo. E quindi una proprio centratura essenzialmente su se stessi, sulla propria piccola visione di se stessi, l'egoismo, per cui io vengo prima, io sono più importante, io sono al centro, per cui c'è un'eccessiva attenzione verso quelli che sono i propri interessi. Una seconda caratteristica che va insieme a costituire il fattore D è l'essere machiavellici. E quindi questa tendenza a essere anche manipolatrici, distaccati, quindi centrati sui propri interessi, andare a creare tutta una serie di situazioni, di processi, eccetera, per riuscire ad avere il proprio tornaconto personale. Quindi appunto, per esempio, la manipolazione, cercare in qualche modo di far cambiare la prospettiva agli altri, di portarli sul proprio punto di vista, di creare situazioni che possano portare a quello che è il proprio tornaconto, e quindi proprio un'attività strategica per riuscire a trarre un proprio profitto. Una terza caratteristica è quella della pressoché totale assenza di morale e di etica.
quindi sia proprio mores, i costumi, no? Quindi di attenzione a quelli che sono così, costumi sociali, culturali, quindi la morale e proprio anche l'etica più in generale, quindi proprio il giusto. Ecco, c'è una proprio non considerazione di questi aspetti, per cui ciò che conta è il mio interesse, il mio tornaconto. È sbagliato, ma chi se ne frega, ecco, non è importante, non è qualcosa da mettere in alcun modo in discussione. Un quarto elemento è il narcisismo, proprio inteso come un'eccessiva ammirazione verso se stessi. Persone, per esempio, appunto, con questo fattore D hanno appunto questa tendenza a percepirsi come proprio migliori, come persone più belle, più intelligenti, più di valore. Magari riferiscono, ecco, di essere sempre state peraltro magari viste così, e magari dai propri genitori che gli hanno sempre detto: ah, ma tu sei meglio, tu sei più bravo, tu sei più capace. Insomma, ecco, il narcisismo, proprio come inteso come un'eccessiva ammirazione di se stessi. Un'altra caratteristica è proprio la superiorità psicologica, percepita ovviamente, nel senso che queste persone hanno la convinzione radicata di essere più intelligenti, di essere più capaci, di essere più brave, di meritare quindi anche una serie di trattamenti che siano speciali, non riservati agli altri, quindi di essere considerate meglio degli altri, perché la percepiscono come una cosa assolutamente normale, sono abituati ad essere, come ti dicevo, alle volte sono state addirittura appunto educate a questo, per esempio dai propri genitori. Per cui è proprio la sensazione di una superiorità psicologica, o magari sono arrivati a questa conclusione perché sono stati bravi a fare tutta una serie di cose, allora si sono convinte che in qualche modo, ecco, meritano più degli altri, perché migliori. Un'altra caratteristica è la psicopatia, qui intesa proprio come un deficit affettivo, un'incapacità a stare in relazione, una mancanza profonda, radicata di empatia, quindi di riuscire ad entrare in connessione con l'altro, una eccessiva impulsività, una tendenza a mentire, e quindi ecco proprio una profonda insensibilità, il non riuscire veramente a sentire l'altro, per cui si è proprio al centro di tutto. Un'altra caratteristica è il sadismo. Per cui, per esempio, ecco, i ricercatori hanno fatto compilare tutta una serie di questionari a queste 2500 persone, e un item era proprio quello del sadismo. Quindi per esempio può aver senso umiliare una persona per educarla. Ok? Questa qua è chiaramente una frase che ha un risvolto sadico, un risvolto, capisci? Per cui io per educarlo, quindi per appunto, quindi ancora erigendomi a colui che deve educare l'altro, ci sta che lo posso anche umiliare, che lo posso mettere profondamente in difficoltà. Ecco, le persone con questo fattore D tendevano a dare una risposta affermativa a questa frase, quindi appunto che ci sta di fare questo. Quindi un elevato livello di sadismo, che poi si possa anche tradurre nei diversi ambiti di vita, quindi familiare, affettivo, nella sessualità, oppure anche nel lavoro, professionale e quant'altro. Un'altra caratteristica è quella di avere dei forti interessi materiali, sociali, nel senso di avere un gran bisogno di essere una persona
al centro dell'attenzione, di avere tutta una serie di oggetti, quindi una grande attenzione alla ricchezza, al lusso, al proprio tornaconto, una grande attenzione a cercare di ottenere quanto più si possa, proprio in termini di posizione sociale, di riconoscimento sociale e poi appunto di oggetti materiali. Quello diventa proprio un obiettivo fondamentale. E poi ecco, infine la caratteristica che hanno definito come una caratteristica di questo fattore D è proprio la malevolenza, proprio intesa qui come la predisposizione al fare anche del male all'altro, per cui all'essere aggressivi, all'essere violenti, al sottomettere le persone intorno a sé, a rubare, a umiliare, ecco, proprio la malevolenza nei confronti delle altre persone. Ecco, i ricercatori hanno messo insieme tutte queste caratteristiche, hanno visto come sono strettamente correlate e che quindi vanno a costituire insieme un unico fattore che appunto viene denominato oggi come fattore D. Quindi questo fattore di personalità che contraddistingue una personalità cattiva, una persona che agisce appunto per cattiveria. Ecco, ho già spiegato nel video appunto al quale ti rimando sulle origini della cattiveria come lo sviluppo di questa tendenza della mente, di questa caratteristica di personalità dipenda da tantissimi fattori. Per cui ecco l'invito, se vuoi, che mi sento di fare ecco, in questo approfondimento, è quello di riuscire a vedere questa proprio come una caratteristica di personalità, sospendendo il giudizio sull'origine. Perché, vedi, come diceva Baudelaire, è facile giudicare una persona malvagia, ma è estremamente difficile comprenderla. Nel senso che il senso che poi porta quella persona a diventare ciò che è estremamente difficile da comprendere. Secondo i ricercatori, per esempio, a volte sono proprio delle false credenze che si sono insinuate fin da bambini nelle loro menti, come appunto io sono superiore, io merito di più, e questo magari a causa di sistemi intorno a loro che li hanno portati a credere questo. Magari un figlio primogenito maschio di una cinquantina d'anni fa in una famiglia particolarmente abbiente o meno, che gli veniva inculcato fin da bambino che era normale che lui fosse quello che contava di più nella famiglia, per cui le figlie non contavano niente, se anche non studiavano, non facevano, non era importante, perché quello che contava era lui era il centro, lui era il più importante. Sai, se questa è un'educazione che viene ricevuta fin da bambini, fin da piccoli, non è detto che poi la persona da adulta riesca appunto senza un contributo magari sociale, culturale positivo che l'aiuti a vedere le cose diversamente, non è detto che riesca facilmente a cambiare questa visione. Per cui davvero, ecco, è importante a mio avviso sospendere il giudizio, tuttavia riconoscere queste caratteristiche, laddove appunto le riconoscessimo in noi stessi o nelle persone intorno a noi, allora è importante mettere in atto delle azioni chiaramente che ci permettano di andare a modificare questo per un benessere personale e per un benessere relazionale collettivo più in generale. Comunque ecco, per qualsiasi ulteriore approfondimento ti invito a navigare nel mio canale YouTube o anche nel mio sito www.ericogamba.org. A presto!